Le regole stradali in Cambogia sono molto approssimative, direi quasi inesistenti. Sorpassi a destra e a sinistra non appena si trova uno spiraglio per potersi infilare. Il tutto ha reso il mio viaggio molto rilassato. Aiuto! C'è muscoli così tesi. E tra un mancato incidente stradale ed un altro arriviamo a Kampot, località conosciuta nel mondo per il suo famosissimo pepe. Il pepe di Kampot, considerato per secoli il pepe migliore del mondo. Siamo a Kampot, abbiamo appena fatto non so quanti chilometri in bicicletta sotto la pioggia con queste strade. No, magari fossero con questa queste. bici, mi fare vedere con quale bici. Gianmario ha questa bici, lui ha questa bici e soprattutto ha questa macchina. Ora arriveremo al fiume, saliremo sulla barca e faremo un barbecue. Barbecue sulla barca. Stasera ceneremo lì se non arriva qui il diluvio universale. Siamo in mezzo alla natura e qua c'è un problema di passaggio di macchina e tuk tuk. Veramente tanto, ma ne valsa la pena. Valsa la pena. Verso sera saliamo a bordo di una delle tante tipiche barchette locali per rimanere sul fiume Priak Tuek Ku per diverse ore aspettando il tramonto. Qui ci godiamo una delle grigliate di pesce più indimenticabili della nostra vita, mentre aspettiamo di godere del magnifico spettacolo che le lucciole cambogiane offrono in questa stagione. A migliaia luccicano nelle insenature del fiume, creando uno degli spettacoli più suggestivi che la natura sa offrire. Il simbolo della città è il durian, un frutto molto amato in Cambogia e molto odiato allo stesso tempo per il suo odore molto forte che non tutti sopportano. Da Kampot ci spostiamo a Sihanouk Ville. Siamo alla fine del nostro viaggio e finalmente possiamo goderci un po' di mare. È la parte tropicale della Cambogia. Da qui infatti è possibile fare molte escursioni in barca nelle favolose isole vicine. Il posto è molto bello per le sue spiagge, ma a parte questo la città negli ultimi decenni è stata trasformata in uno dei poli turistici più importanti dell'Asia, totalmente dominato dall'economia cinese. Ciao amici di Food, siamo a Sihanouk Ville, è il nostro ultimo giorno in Cambogia. Oggi ci dedichiamo al mare e alle attività di snorkeling con quella.
ma noi ci godiamo la sua natura fuori dal comune e quasi del tutto ancora incontaminata. Cares and worries, careless words, trying to drive a wedge between us. Lonely mornings, secret codes, I just gave up keeping the score. Slander or liars, nothing can stop us, baby. This is our time. Can't hear the pounding inside. I'm coming for you at the speed of love. Bound for the ride you've been waiting for. 'Cause you're living, baby, for a while. Il nostro amico Sub ha una boa degna di nota, un bidone vuoto galleggiante. Per tutti gli amici siciliani potrebbe essere un'idea per il prossimo nostro futuro di uomini di mare. Hypnotized by your moves. There's nowhere to let the style go. No more days, no left to lose. Abbiamo fatto il nostro snorkeling tra le isole, adesso siamo arrivati a Bamboo Island per pranzare e l'acqua è meravigliosa ed è un paradiso terrestre. Can't hear the pounding inside. I'm coming for you at the speed of love. Bound for the ride you've been waiting for. 'Cause we live, baby, for a while. I'm coming for you at the speed of love. E così il nostro viaggio in Cambogia finisce qui. O forse no. Un viaggio così non finisce mai veramente, ma continua, nell'anima. Un viaggio così cambia il tuo modo di osservare la realtà, ti fa apprezzare l'importanza di un sorriso a fronte di tutto, ti fa capire che dalla storia che costruiamo, giorno dopo giorno, determiniamo il futuro di migliaia di vite. Ti spinge ad avere un contatto più vero con la parte più intima di te stesso, ma soprattutto, una volta che conosci la Cambogia, lei non ti lascia più. Entra dentro di te scavandoti nel profondo del cuore e dell'anima, in modo indelebile. Così, semplicemente.